Allora, io con questo video voglio fare una petizione contro i verbi pronominali. Ah sì, 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 io mi sono stancato, io non ci sto, perché abbiamo preso una direzione che non mi piace assolutamente, perché adesso il primo pronome che passa per strada si attacca a un verbo e cambia completamente il significato. No, già le cose sono complicate e le complichiamo ancora di più? No, io non ci sto. Io con questo video faccio una petizione contro i verbi pronominali. Parliamo di questo verbo. Mm? Parliamo proprio di questo verbo. Starci. No, dimmi. C'è il verbo stare più il pronome ci, però non è intercambiabile con stare. Se no sarebbe troppo facile. Parliamo di questo verbo oggi, va? Scherzi a parte, sai già che i verbi pronominali ricoprono un ruolo importantissimo, sono molto molto usati e se integrati nel tuo italiano lo renderanno sempre più naturale. Oggi vediamo questo verbo, il verbo starci. Sicuramente avrai sentito frasi o espressioni come queste. Sto pensando di andare a teatro questa sera. Vuoi venire? Ci sto, vengo con te. Pensiamo di comprare un regalo per Elena. Ci stai? Certamente, ci sto. In questo caso abbiamo il verbo stare che è accoppiato con il pronome ci, formando il verbo pronominale starci, un verbo che è usato per accettare qualcosa, per partecipare e prendere parte a qualcosa. Nel primo esempio sto invitando una persona ad andare a teatro. Vuoi venire? E la persona risponde ci sto, vengo con te. Il verbo starci qui è usato per accettare l'invito, per partecipare e prendere parte a quella cosa. Nel secondo esempio ho detto pensiamo di comprare un regalo per Elena. Ci stai? Certamente, ci sto. Il verbo starci è usato appunto per accettare qualcosa, per prendere parte. Si usa sia come domanda, ci stai? Vuoi partecipare? Sia come risposta, sì, ci sto o ci stiamo, accettiamo, partecipiamo. Vediamo degli altri esempi per rendere chiaro questo uso di starci. Vuoi venire con noi a prendere un gelato? Ci sto, sarò pronto tra 5 minuti. Va bene, d'accordo, sarò pronto tra 5 minuti. Vorremmo organizzare una gita a Ravenna. Ci state? Sì, ci stiamo! Ottima idea! Tutti vogliono passare il Natale alle terme, ma io non ci sto. Per me il Natale è a casa davanti al camino. In questo caso io non ci sto significa io non sono d'accordo. Volete regalare un gioiello a Maria? Io non ci sto, non voglio spendere troppi soldi. Io non ci sto, io non partecipo, io non sono d'accordo. In questo caso, starci significa accettare qualcosa, essere d'accordo. Ho una brutta notizia per te. Questo non è l'unico significato del verbo starci. E sapessi. Starci ha anche altri significati. Vediamo il secondo significato del verbo pronominale starci. In questo caso, starci fa riferimento allo spazio e significa entrare, trovare posto in qualcosa. Facciamo degli esempi perché non credo sia ben chiaro con le parole che ho appena usato. Nello stadio di Ferrara ci stanno 16.000 persone. Ci stanno 16.000 persone. Significa che c'è spazio per 16.000 persone o 16.000 persone possono trovare spazio nello stadio. Nello stadio ci stanno 16.000 persone. Anche con questa accezione il verbo starci è super usato in italiano, quindi è importante capire bene il suo uso. Ragazzi, la mia macchina è piccola, ci state? Sto chiedendo se
Hanno trovato abbastanza spazio, se c'è spazio abbastanza per loro. Ci state in macchina? Dobbiamo prendere due macchine perché nella mia non ci stiamo tutti. Dobbiamo prendere due macchine perché nella mia non c'è spazio per tutti, non ci stiamo tutti. Abbiamo visto quindi che il verbo starci è usato per dimostrare accordo o partecipazione a qualcosa. Ci sto, vengo anch'io a prendere il gelato con voi, o io non ci sto. Non spendo troppi soldi per un regalo così costoso. Starci è usato anche per indicare lo spazio disponibile. Ci sta significa che c'è abbastanza spazio, non ci sta vuol dire che non c'è spazio. Il phon non ci sta in valigia. Il verbo starci è usato molto spesso al presente indicativo, ma potrai incontrarlo anche coniugato in altri tempi verbali, come in questi esempi. Ho lasciato il libro a casa perché non ci stava nello zaino. Non ci entrava, nello zaino non c'era abbastanza spazio. Ci staremo tutti in questa macchina? Chiedo a Giorgio di venire a Rimini con noi. È probabile che ci stia. È probabile che accetti, che venga con noi. Esiste poi un'espressione fissa. Questa costruzione è ci sta e ovviamente ha un altro significato. Ci sta, memorizzala così. Che cosa significa? Guarda questo esempio. Luisa è molto arrabbiata perché il suo coinquilino non lava mai i piatti. Beh, ci sta, anch'io sarei arrabbiato. Puoi intuire il significato di ci sta in questo caso. Luisa è molto arrabbiata perché il coinquilino non lava mai i piatti. Beh, ci sta, anch'io sarei arrabbiato. In questo caso ci sta significa è ovvio, è normale, è comprensibile. Ci sta. Vediamo degli altri esempi. Sara ha appena perso il suo cagnolino. Ci sta che non voglia uscire. Sara ha appena perso il cagnolino. È normale, è comprensibile che lei non voglia uscire, perché sarà molto triste. Ci sta che non voglia uscire. Avrai notato che se c'è una subordinata dopo, il verbo è al congiuntivo, perché ci sta è un'espressione impersonale. È come dire è normale, è ovvio, è comprensibile e sappiamo che le espressioni impersonali richiedono il congiuntivo nella subordinata che li segue. Facciamo un altro esempio. Marco non è uscito perché era troppo stanco. Ci sta, lavora sempre tanto. È normale, è comprensibile, lavora sempre tanto. Questi erano i tre significati principali del verbo pronominale starci. Li conoscevi già? Ovviamente puoi scrivere nei commenti qui sotto delle frasi usando questo verbo pronominale. Non vedo l'ora di leggere i tuoi commenti. A presto!